Buongiorno a tutti amici, 7:45 del mattino, ci siamo svegliati da un quarto d'ora, sta da Dio, temperature super piacevoli, siamo sempre sulla vetta della Trasfagarasan, si chiamano Monti Fagarash. Ve l'ho già detto ieri, a 2050 di quota, ci sono fuori, mi sembra, appena mi sono svegliato, sì, c'erano 6 gradi, ce n'è 6.1, vi faccio vedere. 6.1 in piena estate. E qua la strada viene chiusa da novembre sino a marzo, forse addirittura. Sarà solo ghiaccio e neve. Comunque facciamo colazione, si lavora un po'. Sta diluviando, se smette usciamo a fare una passeggiata con Davide. C'è un trekking qua, l'ho visto nella mia app, di 1 ora e 45, qualcosa di facile, si fa un anello sopra il lago che ho inquadrato ieri e si riscende giù. Va bene ragazzi, comunque è stupendo, c'è una nebbia spaventosa, anzi con la pioggia si è diradatta, si è diradatta parecchio, prima non si vedeva da qui a questa macchina che abbiamo davanti e stanotte idem, non ci si poteva assolutamente muovere. Ieri avevamo pensato di uscire con Dado, di fare un'escursione, ma c'è tempo troppo brutto ragazzi, non si vede nulla, non si vede a 10 metri di distanza. I ragazzi vanno, tanta gente esce, tanti sicuramente hanno anche dormito su, ma noi facciamo retromarcia e scendiamo un po'. E io non me la tento, vi faccio vedere. Questo è il sentiero, troppo pericoloso. Torniamo indietro e scendiamo un po' di quota. Sono 6 gradi. Piove e c'è troppa nebbia. Io non ci vedo niente qui, Anche Davide mi dovrebbe aiutare. Così, vero? Non c'è niente. Ma papi, non c'è, è bassissima sta roba. Guardate la visibilità scarsa che c'è, eppure è pieno di gente che arriva, parcheggia ed esce a fare escursioni o a passeggiare o vengono a comprare prodotti qui, a mangiare qualcosa, ci sono ristoranti. In effetti non si vede niente, anche se si va e si esce in montagna a fare un'escursione non vedi nulla, non vedi a 5 metri di distanza. Guardate la visibilità che c'è qua sotto, pazzesco, un muro proprio. Si vede a 10 metri e poi sotto il crepaccio non si vede niente. Scendendo si apre subito, quindi riusciamo a filmare qualcosa anche per voi. Era proprio lì sopra che c'è proprio nelle cime. A 2100.
siamo scesi dai 2050 e adesso c'è già un po' di sole, un po' più caldo, si sta già bene. Stiamo andando verso un camping perché dobbiamo fare anche delle lavatrici e lì c'è la possibilità. 18 euro al giorno, 2 adulti e un bambino se non sbaglio. E stiamo lasciando questa strada, ci sto lasciando un pezzettino di cuore, ma anche perché non ho fatto tutto quello che avrei voluto. Avrei voluto fare delle escursioni, avrei voluto, ma tra gli orsi, la nebbia, il freddo e tutto il resto non è semplice. Poi con Davide e il diabete, che non è semplice, ragazzi. Magari con 2 o 3 amici si sarebbe potuto fare di tutto. Comunque la salutiamo così, continuiamo a scendere. Dado stamattina diceva che era foschia perché io gli dicevo sono le nuvole, Davide, siamo in mezzo alle nuvole. Vedete, eravamo lì su ed eravamo in mezzo alle nuvole. Beh, perché quell'altezza, quell'altitudine si è in mezzo alle nuvole. Come stavi in mezzo alle nuvole? Eri soffice? Sì, avevo la testa tra le nuvole. Ci puoi contare. Ci riempiamo un po' di acqua fresca e continuiamo a scendere. Si sta già bene qua al livello di temperature, come temperature, proprio bene. Siamo scesi a 5,23, siamo scesi di 1500 metri. E infatti si sta già bene con le temperature, però non c'è caldo, assolutamente. Si sta proprio bene. E quindi stiamo raggiungendo un camping, come vi ho detto prima, mancano 10 minuti e ci diamo una sistemata e soprattutto la cosa più importante è le lavatrici. Dobbiamo eliminare un bustone che abbiamo. Tre minuti, 1,7 km al camping. Sembra un bel posto, isolato, tranquilli, campagne. Collina siamo a 500 metri, siamo in collina. E dovrebbe esserci anche un market vicino. Sì, siamo in un paese, lo vedo dalla cartina. Carino questo paesetto. Fiorito, curato, bellissimo. Adesso salgo direttamente in questo carro attrezzi da dietro e mi faccio portare in Italia. Abbiamo attraversato veramente un bel paese e anche il camping sembra curatissimo. E c'è di nuovo caldo, amici, di nuovo caldo. Anche troppo forse, anche troppo, però bel sole, dai. Adesso chiediamo qui alla reception. Oh ragazzi, siamo scesi finalmente, siamo al calduccio, si sta bene. Rita è scesa dal camper dopo 5 giorni che non scendeva. Quando c'è freddo non scende mai. E c'è la possibilità di sedersi qui e giocare a scacchi. Qui dietro invece c'è un tavolo da ping pong. Prati e sembra che si stia bene.
e facciamo una lavatrice, l'ho già pagata, stiamo pagando 120 lei una notte, sono 24 euro compresa la lavatrice. Qui ci possiamo caricare l'acqua, adesso passiamo e lo facciamo, poi ma vabbè, qua si sta bene ovunque, ci mettiamo dove vogliamo. Ma sei lontanissima poi da doccia, sì vabbè, però va bene. Per pranzo una specie perché non c'è proprio, cosa serviva? Il guanciale. E invece questo è quello che ho comprato ieri a Mezzei Monti. Di pancetta. Vabbè, comunque, quindi una amatriciana ugualmente. Stiamo facendo tante cose, ho portato anche già la roba sporca a lavare, le lava la signora direttamente, paghi e te la rende, credo, pulita e piegata. Adesso passo anche l'aspirapolvere e poi pranziamo, è l'1:15. Oggi 2 spaghetti e di secondo mangiamo del tonno in vetro, sono dei tranci fantastici che compriamo noi, mi piace da morire. Non è il tonno in scatola tutto sbriciolato, sono davvero dei tranci buonissimi. E poi stasera dobbiamo fare allenamento che non ci alleniamo forse da 5 giorni, barba, capelli, peli del corpo, docce. Abbiamo già riordinato un po' il camper, ritiriamo la roba pulita che ha lavato la signora e domani mattina ci svegliamo, mettiamo in moto e ce ne andiamo. Ci siamo un attimino organizzati. Sì. E questo è il risultato. Anche se non è guanciale, dice Rita, è venuta bene ugualmente. Adesso l'assaggiamo. Buon pranzo a tutti amici. Di secondo ve l'ho già fatto vedere. Ok, ci vediamo dopo per altre faccende. Ragazzi, buon pomeriggio. Sono le 4:30. Adesso mettiamo un filo tra i 2 alberi e ci stendiamo la roba. È stata lavata e ce l'ha messa in una cesta e dobbiamo provvedere adesso per farla asciugare. Poi allenamento e poi doccia. E alla fine una bella giornata quando risolviamo un paio di cose. Soprattutto l'allenamento, che giorni che non lo facciamo. E adesso ci alleniamo. Sarà dura perché siamo già a 5-6 giorni che saltiamo l'allenamento. Dai Dado, pronti? Ne hai voglia? No. Siamo già alla seconda serie. Davide dice che non ne ha voglia, ma quando inizia è una bestia, non fa tenerlo un mostro. Fagli vedere i bicipiti. Occhio, C'è grande. No, ci stiamo allenando troppo bene. Risulta, sono fierissimo di questi. No, 9, 10, dai 2 Dado. 1, l'ultimo. Grande. Adesso addominali. E poi si allena Rita. Comunque a 500 metri di quota. E l'altezza più o meno siamo all'altezza del Trentino, la Romania, dove siamo adesso. C'erano 23 gradi oggi. Temperature forse perfette d'estate. Piano piano facciamo sempre tutto. Adesso capelli dopo l'allenamento, poi doccia. Con la macchinetta tosato il gatto. Capelli tagliati, barba tagliata. Adesso peli del corpo e doccia. E abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Ritiriamo la roba che sarà asciutta, rendiamo lo stendino e basta. Cena e a letto. Domani alle 8 in punto parto. Ragazzi, abbiamo fatto tutto quello che ci eravamo prefissati. Dovevamo allenarci, ci siamo allenati. Dovevamo toglierci barba, i capelli, i peli del corpo e l'abbiamo fatto. Io barba no, Tu barba no. Ci siamo fatti una bella doccia tutti quanti. Abbiamo fatto le lavatrici, adesso stiamo piegando la roba e la giornata sta andando alla grande, come ci eravamo appunto prefissati. Con 24 euro compresa la lavatrice abbiamo fatto tutte queste cose, ci siamo messi un po' in ordine. ogni tanto ci vuole un pit stop. E domani mattina ripartiamo, pit stop di un giorno, neanche. Domani mattina sveglia e via.
8:30, perfetti, orario italiano. E la Rita ci ha preparato, vabbè, il cavolo da ieri e le polpette oggi. Poi abbiamo un pezzo di mozzarella di bufala e del mais. Abbiamo la solita insalata tricolore. Abbiamo il pane buonissimo fatto in casa. E adesso ceniamo. Ci guardiamo una serie in TV e poi abbiamo il vino, dice Rita giustamente. E questo è un acquisto che abbiamo fatto ieri io e Dado. Ricotta, non ricotta, formaggio di capra. Guardate che bello. È una cacciottina di capra. E adesso l'assaggiamo. Anche 2 olive. Bene, banda alle ciance. Buona cena a tutti amici, ci vediamo domani mattina. Adesso ci godiamo questa stupenda cenetta. Con questa è tremenda. Questa può oscurare anche Rita e Dado, non c'è problema. Oscurata da una cacciotta di capra. Sì, la adoro. A domani. Non ceni. Vedi se c'è. A domani! Buongiorno a tutti amici. Siamo già in marcia. Già per modo di dire, sono le 10. Però abbiamo lasciato il camping adesso. Abbiamo fatto colazione, chiuso tutto, scaricato la cassetta e stiamo ripartendo. Direzione Sibiu o Sibiu. Comunque una bella città della Romania a ovest. Adesso devo assolutamente trovare un distributore e gonfiare le gomme, perché ho visto che una è un po' sgonfia e io non le controllo spesso, per dir la verità. Buongiorno. Buongiorno anche a Rita e buongiorno anche a Dado. Sveglio come una rosa. Sì. Adesso vediamo a quanto sono queste gomme. Secondo me sono... erano a 3,80. Infatti. Ah sì, c'è il limite di 4. No, c'è il limite di 4, vero? Pure se sale di più non va. Quindi Serve 4,50 per forza. sì, dovrei farle 4,50. Vabbè, proviamo almeno a 4, vedere se sono a 4. Non siamo riusciti a gonfiare le gomme perché Massimo quel compressore le portava a 4. E a noi serve 4,5, quindi cerchiamo un altro distributore e speriamo di riuscirci. Prima di entrare alla Lidl, che dobbiamo comprare verdura e altri prodotti, una pesca e mirtilli. Mirtilli buonissimi, anche la pesca, ma i mirtilli sono davvero, e poi fanno tanto bene. Vero Rita? Oh sì, la frutta in genere fa bene. Una piccola spesa e proseguiamo, ma credo che ci parcheggeremo qua vicino. Vedete, questi potrebbero servire per la nostra nuova passione, però io ho sempre la GoPro in mano, quindi è difficile anche tenere questi bastoncini, bacchette, come si chiama, e quindi non li compro. Peccato, perché sono belli questi. In Romania, a pochi chilometri da Sibiu, sotto la Trasfagarazan, troviamo i savoiardi sardi. Siamo riusciti a sistemare anche tutto, è mezzogiorno e 20. Siamo sempre da una cosa all'altra. Poi ho pulito un po' in mezzo a tutti questi cavi dell'impianto elettrico che si accumula la polvere. Ho comprato dei piccoli pennelli o delle spugnette a punta, dopo ve le faccio vedere. E anche quello era importante. Tutti questi lavoretti non ve li ho fatti vedere perché molte volte siamo anche oberati di cosa da fare. Se ti metti a filmare ogni qualsiasi cosa fai, ci vuole il doppio di tempo. Comunque abbiamo fatto di tutto, siamo riusciti anche a gonfiare le gomme in un altro distributore, abbiamo fatto il pieno di gasolio, 21 minuti e ci parcheggiamo per pranzo. Guardate tutti questi chioschetti di formaggi caserecci, ne abbiamo incontrato 30, bellissimo, ma siamo pieni. Ne ho comprato, avete visto, anche su in montagna e sicuramente li ho pagati più cari di quanto possano costare qui in mezzo alla strada.
Questo è il posto dove stiamo oggi, a ridosso di un bosco, alla ricerca di un po' di fresco. Comunque non un bel parcheggio, clima acceso, chiusi, c'è un caldo assurdo. Ci stiamo mangiando un bel piattone di tagliatelle, dato ha già finito, bel piattone di tagliatelle al pesto. Sono sceso a farmi due chiacchiere, parlano spesso italiano i rumeni. O sono stati a lavorare con qualche italiano, sono stati in Italia. Quindi un ragazzo qua, Daniel, mi ha dato un sacco di consigli. Comunque pranziamo e poi ci spostiamo perché non mi piace questo posto. Ragazzi, 5:20 e ci spostiamo anche da questo parcheggio. Forse non ve l'ho neanche fatto vedere, ma è pieno di gente e c'è caldissimo qua in basso. Comunque abbiamo pranzato, mi sono riposato, adesso proseguiamo il viaggio. Siamo vicinissimi alla città di Sibiu, ma forse la visitiamo più avanti, facciamo qualche giorno ancora qua vicino da qualche parte più al fresco. Comunque c'era un boschetto e una zona barbecue, ma è domenica e ci sono tutti i cittadini di Sibiu, una cittadina di 400.000 abitanti, e quindi qua è pieno. Dove ci sono i barbecue ad esempio non c'è neanche un posto. Ma non l'ho neanche visto, me l'ha raccontato un ragazzo che ho conosciuto che parlava italiano. Mi ha detto che è tutto pieno dappertutto. Noi ci siamo chiusi in camper, aria condizionata, e abbiamo pranzato, poi ho riposato, finito. C'era troppo caldo, c'erano 30 gradi ragazzi. Ormai non lo sopporto proprio più. Bisogna stare al fresco per me. Merende al volo guidando. Si prende cura Rita di me. Stavolta, dopo essere scesi dalla Transfagarasan, saliamo sulla Transalpina. Dovremmo salire addirittura ancora più in quota, perché la Transfagarasan è 2050, dove si scollina, e qui, se non sbaglio, è 2005. Lo verifichiamo presto. Beh ragazzi, godetevela perché sarà bellissimo. Avete letto Transalpina. Certo, la Transfagarasan è più famosa, ma è diventata famosa da quando erano venuti James May, Richard Hemo e Jeremy Clarkson con Top Gear. Prima non la conosceva nessuno, erano venuti qui con quel programma che era il programma più seguito del mondo, e allora da lì in poi è diventata famosissima e tutti vengono qui in moto, in macchina, sono curve rese ormai famose dal celebre programma. Si comincia a salire e questi sono i primi villaggi ai piedi dei monti. Anche qua sopra ci sono tantissimi parchi naturali che visiteremo, qualcosa la visiteremo. Beh, finalmente di nuovo ombra e boschi, benvenuti di nuovo al fresco. Qua sicuramente fa freddo, guardate i pacchi di legna che si fanno consegnare in estate per l'inverno. Tutti ce l'hanno fuori da casa. Ragazzi, mi dite sempre, fateci sapere dove vi trovate. Guardate, ci troviamo a Gina. Transalpina, la strada dei re. Ecco qua, a sinistra Transalpina, Barai Oasa, Novaci.
impressionante, c'è una fila pazzesca perché c'è stato un incidente tremendo, 2 morti abbiamo visto. Che dispiacere, che tristezza. In moto, un incidente in moto. 2 morti, non sappiamo se è ragazzo o ragazza, ma penso di sì. Mi sa una moto, quindi una coppia. C'erano solo gli stivali fuori dal telo. Che tristezza. In un attimo finito tutto, in un attimo finiti i dispiaceri, finite le preoccupazioni, finite le gioie, finito gli affetti, finito tutto. In un secondo si lascia tutto qui. Qua fanno dei tipo panini fritti. Che bello, guarda che bello! C'era una crepe esposta col cioccolato. Rita ci prepara 2 pesci e io vado a vedere qua intorno cosa c'è. Così ti piace? La mucca in camper e lui si fa il giro. Bravo, vabbè. bravo. Ma anche tu già c'hai l'autista e tutto il resto. Vabbè, ma non ho il cuoco. Vecchie queste. Riesci a leggere cosa c'è scritto nel serbatoio? Che io non me ne intendo molto, che moto è? Cioè, N è un siparsano. Oh, le amache. Abbiamo fatto 2 chiacchiere con un ragazzo che lavora qui, è una guida turistica, giusto? Una guida turistica. Stavamo chiacchierando un po', gli abbiamo detto che siamo preoccupati per gli orsi e ci ha detto che in queste zone non ce n'è, che lui esce tranquillo anche con i figli. Però ci sono le linci, che sono Ancora peggio. ancora peggio, però dice di giorno non devi temere, solo di notte la lince attacca di notte, caccia di notte. Comunque siamo in un posto fantastico. E comunque abbiamo scoperto cosa è successo. Moto contro moto, 2 morti e un ferito. Moto contro moto. 20:38. Rita ha già messo i pesci, probabilmente anche già da un po'. Da una ventina di minuti. Quindi altri 10 magari sono anche pronti. Altri 10 dovrebbero essere pronti. Tricolore, mozzarella, pomodoro e avocado. Siamo in mezzo alla strada, comunque. Ma magari più tardi, dopo cena, ci spostiamo e troviamo uno spiazzo più tranquillo. Adesso controllo anche nel telefono se c'è qualcosa. Siamo pronti, orata al forno, patate al forno e ce la stiamo già mangiando. Ottima, ottima. Non prende il router ma prende per fortuna un telefono e quindi ci guardiamo anche la TV. Ragazzi, ci vediamo domani mattina. Organizziamo una bella escursione, saliamo nella 4ª montagna più alta della Romania. Volevo fare la prima che è 2544, ma questa è 2513, si parla di 30 metri. Comunque la facciamo tra qualche giorno. Ciao Rita, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao.